Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Eduardo Matur. Pagherette. Fotografia, corto muso, senza invitore tipico. Cazzo guardi, altre trasmissioni. Oggi vedo che il tema dei capelli di Rabiot comunque sarà un top. Leo, Ciao, i tuoi capelli, i tuoi capelli ciao, non abbiamo mai detto, ciao. ma sono stati pensati in onore di Rabiot. Diciamo più che quelli di Rabiot sono stati pensati in onore mio, In onore così tuo. come quelli di Zlatan, che segue le mie di fatto mode. Cioè io mi taglio i capelli in un modo, Sì, Zlatan mi copia. con quel taglio lì, come Così, si dice, scalato, molto molto carino. Se lo fanno anche da uomo, magari No, un giorno lo faccio anch'io. No, Leo, volevo dire, perché qui ci volevano vestiti da Vlahovic e Sì. Rabiot. Al limite noi possiamo fare Rabiot e io faccio Veronique. Sì, Veronique, esatto, sì. la mamma di Rabiot, perché non sarà semplicissimo. No, per niente. In queste ore si parla insistentemente di questa voce, di questa richiesta precisa di Allegri Più di una, sì. alla società di Rabiot. Allora noi C'è siamo in Ciukwueze, grado. Musa, dopo ne parliamo. C'è un sacco però... di cose, ma le richieste esplicite di sì, Max Allegri, finalmente. mister, bentornato. Ciao a tutti, come state? Beh, noi meglio del Milan. Male, mister, come lei, penso, no? Allora, 15 gol, Loftus e Fofana, Sì. quando li fanno? Me lo devi dire lei. Cioè, Ma Ma Rabiot io intendevo in carriera. Però doveva specificare. Ma contando anche i gol in allenamento, Beh, comunque quelli in raga, allenamento. su 10 con le porte vuote. 10 tiri di Fofana, 15 fuori non è male come media, mister. No, ma sì, che cos'è? Che mi ha fatto presente che è come se non ho mai visto una partita del Milan, perché tutti i tifosi del Milan sanno che Fofana regolarmente una volta a partita tira in porta, tira in tribuna l'anno scorso, 38 su 38, però io non l'ho vista le partite del Milan. Cioè, Si vede, mister, si vede, ma come cioè, te le avresti viste le partite del Milan l'anno scorso? Sì. no, obiettivamente Non le avrei viste, però. Allora. Obiettivamente mister ha ragione, però si parla, abbiamo detto tutti, finalmente arriva Allegri, almeno mettiamo a posto la difesa, non prendiamo Sì. 2 gol, Sì. si parte 2 pere, mister, pam pam. Abbiamo già preso tutti il limite. Allora, io volevo vedere massimo 2 gol in tutto l'anno, Sì. lo c'è una prima partita. Come Sei facciamo? già fuori dalla marcia. Tra l'altro cortomuso, all'incontrario, ma cortomuso. Al 50%, perché allora un gol noi l'abbiamo fatto. Infatti ho detto, devo fare i complimenti ai ragazzi perché al Perché ha fatto un gol. 50%. Sì, però mister, nel calcio vince ancora chi ne segna uno in più dell'avversario. Ma segna a te con il Stupinian. Non ho capito cosa. La dico, prova a segna a te con Campo e Stupinian. Ma mister, Oggi sto partendo su questo. Se va bene, ma con un se molto grande,
ma compriamo un altro sostituto che non arriverà prima di venerdì. Leao non c'è venerdì, non so, voi sapete fare l'esterno, se fa la punta La punta più che altro, mister, perché le stanno vendendo anche Ciuquezza, non so se lo sa. lo so, e chi gioca adesso? Venerdì vieni te a giocare. Vlahovic, mister. Sì, per Come la siamo Juve. messi su? Vlahovic. Come siamo ma non è come siamo messi su Se Vlahovic? esiste un Vlahovic di 17 anni che costa 15 milioni, che gioca in una squadra belga, non lo conosce, allora può essere, ma Dusan non arriva. In una squadra belga che non sia il Bruges, però, perché non No, col Bruges trattiamo che quando arriva c'è 32 anni ormai. ma mister, che voto diamo al mercato fin qua del Milan? Ah, perché abbiamo fatto mercato? Sì, in uscita sì, c'è un bel... No, ma allora ti dico, io sono anche contento perché comunque tanti pipponi ci siamo tolti dalle palle. Però il problema è che abbiamo presi di peggio, hai capito? È quello il problema. Ma a noi però lo dice, mister, non... non lo so, Stupinian poi- non le piace? Stupinian, la, no? Io ho capito che era scarso quando l'ho consigliato a Dani. Io te lo dico, te lo conosci Pervis, papà, è arrivato in panchina e non si muove più da lì. Un tempo, Sì, però- un tempo l'ha fatto però. Ma stai comunque. zitto, pagliaccio. No, Ma stai chi zitto. pagliaccio, io? Allegri, non Allegri. tu, cosa c'entri tu? Ce l'ho con Allegri, con Max, che fa giocare... Allora, parliamo di questo, ma te sto parlando io, ma stai zitto, fammi finire, quando è finito il intervento Edoardo parli te, va bene? Tra Questa è casa mia. l'altro noi parlammo di Emerson Royal Vibes prima delle vacanze. Emerson Royal, che non ci crederete, Leo, so che non ci crederai, ma all'esordio con il... No, dopo 4-5 partite sì, diciamo che non è stato... No, all'esordio è stato subissato di fischi, Lele, ci avevi consigliato tu anche quello, No, non diciamo cavolate. No, quello è un brasiliano fake, quello è un brasiliano fake. No, è proprio real. Però te lo conosci Pervis? Sì, lo conosciamo, abbiamo visto i suoi primi... Sì. Ma papà, per cosa sta il papà? Cioè, Ma anziché il signor Allegri, anziché lamentarsi di Stupinian, ok? C'è un giocatore sudamericano, quindi indipendentemente di una qualità superiore, siamo d'accordo? Ecco. Sì, beh, vengono Perché dallo invece stesso non ci continente. spiega perché non ci spiega come ha pensato di mettere nelle zone nevralgiche del campo Fofana e Loftus-Cheek, o perché in una squadra che funzionava con Leao e Pulisic esterni lui li ha messi a fare le punte. ne stavamo parlando prima. Piuttosto compra Lorenzo Faravegli dell'Indipendiente del Vaio e Rivalca e risolto il problema. E poi devi fare le richieste di mercato, non Rabiot perché te sei appassionato di ippica e ti piacciono quelli che corrono. Ma Lele, ad esempio, si dice ci serve ancora, tra l'altro siamo a fine mercato, raga, ci serve ancora un difensore, un centrocampista, un attaccante. No, e volevo dire al È un mister che... esterno, perché se vendi Ciuquese chi gioco io di riserva. Sì, infatti. peraltro. Però qualcuno diceva in chat ad Allegri, sì, mister, però poteva anche fare queste richieste un paio di mesi fa. Cioè, adesso, dopo la sconfitta con la Cremo... Ma diciamo il contesto un po', non mi sono reso conto bene. Un po'... Conosci i ragazzi, mi sono reso conto che poi forse può fare Loftus-Cheek, forse 15 gol, non li fa forse può fare una giocata mediana e non trequartista. Ma neanche su FIFA penso, neanche integrando i gol di FIFA degli allenamenti e delle partite vere, penso che possano arrivare a 15 gol in 2. Ho fatto dei piccoli errori di valutazione. Sì. piccoli. Però Telemakers ha giocato bene. Sì, vero. Beh. Per dire. Un argomento tipo quando sei impreparato che ti tiro fuori un argomento a piacere. scelta. Ma sai che pure Paolo e Tomori non è che mi sembrano tanto forti. Mister, anche questo 2 mesi per accorgersi. Però vabbè, ormai... Quando abbiamo venduto Cosla, ciao, ha salutato. Ho detto compriamo De Winter, tanto chi se ne frega, c'è Paolovic, Tomori, Gabbia, ma andate che era fortissimi, c'è la prima partita. Ma l'hai detto, ma lei si fida, non va neanche a controllare su Google. Ma io c'ho il paraocchi, come i cavalli, non ho guardato le partite del Milan l'anno scorso. Io sto fermo, c'ho le mie idee, hai capito? Sì. Comunque, raga, restando sul mercato, l'abbiamo detto, Harder è bloccato perché ancora non è arrivato l'ok dallo Sporting, che dovrebbe arrivare venerdì. Sicuramente quello che sa è che è saltato Boniface per una questione legata agli infortuni della sua forma fisica. Chef Canavacciuolo, noi vogliamo
tutti i retroscena sulle visite mediche di Boniface. E se è stato lei a cucirgli il ginocchio, perché dal lavoro chef sembrava fatto col trinciapollo. Allora, ti svelo la verità, Sì. è che quando è arrivato Boniface, noi abbiamo fatto la radiografia e tutti gli esami al ginocchio, ma il ginocchio non c'era. non c'è già proprio, ok, quindi lui Quindi come si piegava la gamba? No, c'era- stava dritta. C'era una pallina da tennis autografata da Sinner. Ok, perfetto. Anche autografata. Beh, questo è importante. Ok. Si leggeva anche l'autografo con la radiografia. Era specchiato, Sì. infatti abbiamo dovuto ribaltare la foto, la radiografia per farlo uscire. Ma quindi si piegava sia in avanti che indietro, aveva una mobilità del 100%. Non era male. Per fare danza ritmica Io siccome poi sono appassionato Sì, tanto di di tennis, cosa? sono grande tifoso di Sinner, già che stava lì, l'ho aperto, ci ho messo la rotola di Pellegrini, che è lì che gira a Milanello da un po' troppo tempo, e quindi adesso almeno c'ho la pallina autografata di Sinner, L'ha pure giurata. Già aveva i suoi problemi, è scusi. lì, entra a Milan Lab, sta una scatoletta, quelle trasparenti di plasticatura con dentro la pallina di Sinner, questa l'ha fatta a me. Boniface purtroppo tanto non se ne accorge più finché non lo opera qualcun altro, ma tanto chi lo piglia più quello è più rotto di me, quindi... Sì, beh, effettivamente. L'altro Boniface che ha svelato appunto i motivi per cui non è stato preso. È stato ovvero anche i suoi- molto. Devo dire che Boniface ne è uscito veramente bene. È stato un signore, poteva sparare a zero su chiunque. Invece ha detto: Milano non mi ha preso per insomma i miei infortuni, eccetera, eccetera. Ma chef, le dicono che tra l'altro ci spieghi perché sta tenendo incatenato a Milanello Ismael Benasser. Perché ma raga, se non ci seguite c'è la no, però perché lo sta c'è la lounge Benasser a ho Milanello, capito, lo però sappiamo, no? A Milan Lab, chef. Dobbiamo venderlo, chef. Cioè, non è che- Abbiamo la suite Benasser che lui in questo momento noi gliel'avevamo dedicata, lui però non la vuole lasciare, sta bene qua. Gli abbiamo chiesto se vuole fare come Origi che si allena col Milan futuro, però lui ha detto io il posto fisso non lo lascio, resto con voi. Cioè, vuole fare proprio come Origi a tutti gli effetti, quindi siamo un po' incasinati. Adesso sto controllando la cottura del polpaccio di Leao. Sì, come sta? Che salterà Lecce. Salterà Lecce, ufficiale. Salterà Lecce, non salterà più nient'altro, perché quando glielo Non salterà rimettiamo più. non assicuro non salta la più. completa mobilità di Raffaele. Ma come la ma scusi, Però è adesso un indurimento, al cioè, non è polpaccio, che- tra l'altro Menini esperto di indurimenti, Cioè. una volta. Allora, il polpaccio di Raffaele era indurito, ok? Sì. Io per smollarlo l'ho messo a bagnomaria una mezz'oretta. Quindi Con Iniziale. runner, cottura a bassa temperatura. Però si è un po' smollato troppo, no? Ha fatto effetto contrario. Sì. Allora l'ho messo in forno, 320 gradi. Sì, un per quarto fare la d'ora, crosticina, giustamente. per farlo ritirare un pochino. La reazione di Maillard, per fare Sì, la reazione esatto. di Maillard. Sì, ora però il problema è che andrebbe bene a un bambino di 4 anni. Perché un polpaccio così Si è un po' ritirato. Ma non sono avanzati i pezzi di Pellegrini, sono finiti lì a Milan Lab. Ma sto pensando di prendere quelli di Adli, che pure lui è lì, tanto è alto. Spirungone. Fungone, Secondo me. che tanto è fuori rosa. Sì. Ma dai, che serve Adli se... Cioè, può fare il socio del maestro allievi, facciamo suonare un po' la pianola, però altro non gli possiamo far fare qua a Milanello, no? Ci sarebbe un giocatore, non è che suona la pianola. Chef, peraltro. però Qui ci ricordano che Seedorf era un grande esperto di indurimenti, però raga, adesso basta ridere, basta scherzare, perché Zlatan un'altra estate come dire di figure in giro per l'Europa. sì, però tu hai fatto niente, esatto. tu Cioè, un anno non ti fai, si tu fai sente. bagni in le piscina, rovesciate. non so. Faccio i trick a calzetto col Fai mio tri- amico, hai visto? Sì, ma tra l'altro Che alla numero. velocità della luce, Zlatan, non ti sei reso? Mio nonno è più veloce di te Sì, pensa che ho anche ed è messo morto, slow ed è motion. morto da qualche anno, Pensa che ho messo velocità real e dopo ho anche messo slow motion, così sembrava più lento di quello che era adesso. ma qualcuno se n'è accorto, Zlatan, qualcuno Io se mi ne... sono accorto, quando ho rivisto ormai avevo postato, ho detto Ma fai you know, come, you know. fai come Florenzi, che tra l'altro si è Oggi ritirato, si è ritirato. ufficialmente. Ma
va bene, Florenzi fa bene a ritirarsi e... Ma no, una vabbè, parola, perché è una stato parola, anche tuo sì. compagno. Esatto, ha vinto uno scudetto insieme. Sì, ha vinto grazie a me scudetto, come tanti, no? Come gli altri 23 che hanno vinto il scudetto perché c'era Zlatan. sì. Questo lo sappiamo, abbiamo fatto un mercato, avete criticato il mercato di Jeffrey l'anno scorso, almeno Jeffrey ha preso tanti pipponi, però abbiamo rivenduto bene. Tari ha preso questi e secondo me non rivendiamo neanche a quel prezzo. Addirittura? Stupinian, chi te lo compra adesso, amico? Emerson Royal. Sì, è difficile, però è riuscito a vendere Emerson Royal. Tra l'altro, terzino destro. Dov'è che è andato? In Brasile? Sì, Flamengo. Vediamo il Stupinian l'anno prossimo e si sono rifatti. A posto. E poi riandiamo in lupa a prendere un terzino da 15 milioni. Però Zlatan, ma sto San Siro senza tifo, ma che roba è? Sembra, ma manco al Cineforum del mercoledì a Magenta, cioè un'area così dismessa. No, ma adesso ho comprato un chiavetta 32 giga che installiamo tutti i cori, la diamo al DJ e poi alza il volume, è tutto a posto, stai tranquillo. È come Ricci, adesso gli mettiamo un baffetto anni 80, il taglio c'è già, aggiungiamo l'1 insieme al 4, Reinders. Sì, uguale, sì. Immaginavo. Ma invece Vlahovic? Chi? Vlahovic, quello della Juve. Quello, il bimbo Ibra, quello che ero il suo idol. Sì, è vero, il suo idolo in italiano, però vabbè. Tuo idol. Non lo prendiamo, amico. Non lo prendiamo così, cioè... perché noi quelli... Vabbè. No, c'è già Harper. A parte che non c'è già è il più duro di tutti, Harper. Cioè, ti dice nome. Non è ancora sicuro Harper perché... No, però per Zlatan è il più duro di tutti. È il più duro, certo, sicuramente... ma libero c'è Acqua Fresca, c'è Giuric, ci sarà qualche attaccante di ultimo minuto 60, no? Non lo so, chi potrebbe essere di ultimo minuto? Ultima volta che è successo così, poi abbiamo preso Jovic, quindi starei tranquillo. Tranquillissimo, sì. Beh, in questo momento pagherei di tasca mia per uno come Jovic, ragazzi, perché... Pensa come siamo messi. Ho capito, però scusa, Gimenez sembra... Come può un ragazzo, questa è una domanda seria, che è arrivato da 6 mesi al Milan, che si deve adattare, con questa gragnuola di polemiche, di critiche da tutte le parti, e la società che non lo difende? Ma io difendo sempre Alex Gimenez, infatti lo stiamo dando al fumo. Sì, tra l'altro, anche lui un altro. Ma te dici altro Gimenez? Sì, Santiago. Non segna, amico, è più scarso di Zlatan. No, vabbè, quello sì. No, però lui è forte, ha detto... Prima volta che mi trovo di accordo con Cassano, lui è forte e se va a giocare in Como fa 30 gol, però noi abbiamo Allegri se c'è Zlatan, Robinho, Cassano, Pato se fa gol. Prepariamoci a una stagione con punta Pulisic Leao. Io dico probabilmente sì. Top, però top, abbiamo perso con la Cremonese, top. Cioè, bello che volevamo a giugno, se diceva Gyökeres abbiamo preso Harder. Infatti. Poi prendiamo sempre quello sotto. Dovesse saltare Harder venerdì, chi è il sostituto di Harder? Chi è il terzo attaccante in rosa allo Sporting? Non è Milan 35 anni, forte di testa, finisce per Ricci. E poi si chiama Milan di nome. Top, già fatto. Vabbè, raga, sicuramente chi è top e resterà sempre top è Olivier, che ha fatto un altro mega gol facendo... Incredibile, immenso, ancora in Ligana, ancora che domini, Olli. Ci manchi. Se me lo dicevi venivo ancora alla Milan, no? Ma perché te ne sei andato, la domanda? Per andare a Los Angeles, dai. L'AFC ho detto vado a conquistare l'America da 39 Benfica. Però sei stato un anno, Olli, cioè poi cosa succede? C'è nostalgia di casa? No, sono meglio le europee, allora ho detto torno. E sono tornato e sono andato in Francia, ma pensavo che il Milan prendeva, leggevo Vlahovic, leggevo Højlund, dopo sono arrivati quelli che non sappiamo neanche loro che giocavano alla calcio, e quindi se lo sapevo tornavo. Te lo Olli, diciamo... per me guarda domani. Siamo ancora senza. No, domani non posso rescindere la contratta, però vediamo a gennaio.
Dai, ti prego. Ma no. neanche a gennaio puoi rescindere la contratta, Dai, però. che questo camminava quando ce l'avevi, amico. Però segnava, Ha capito, amico. amico. Anch'io segnavo e facevo segnare. Ma non è che tutti i discorsi vanno devono ruotare riferiti a intorno te. a te, E però. allora compra Morata ancora, così sei contento. Mamma mia, prego. no. Zlatan, Ma ti se prego. l'avevo rimosso, Mamma l'avevo mia. rimosso Che Morata l'abbiamo comprato perché Morata pensavano di pagarlo un po' per volta, solo per quello. Sì, solo per quello, perché effettivamente vabbè raga, intanto noi l'abbiamo perculato l'anno scorso, abbiamo preso Allegri che doveva sistemare la difesa, non prendere gol, invece mister Fonsechi con 4 gol fatti e 0 subiti è al primo posto in Liga. Dopo una giornata, noi siamo ultimi dopo una giornata, mister. 2 partite, 6 punti. Due partite, 6 punti. 6 punti, 4 gol fatti e 0 subiti e non ho chi ha ancora segnato, comprato mister? Toriani. Toriani. Sì, ma Toriani non c'è Donnarumma al limite libero. Donnarumma non è penso che Lione era retrocesso di giugno, che non avevamo 2.000 euro da pagare, ti ricordi? Sì, è perché voi non siete campioni del bilancio, mister. Esatto. No, ma non abbiamo neanche modo di fare bilancio perché troppi debiti. Sì. Però la mia coscienza è calma. Ma come usano i brazzi lì in Francia? Bene, a volte alcuni hanno le baguette al posto delle braccia e non hanno il bidet. Ma hanno il bidet, però. Quindi usano le baguette. Mi trovo bene, è bello giocare con questi giocatori del Lyon che... Ma mister, se cioè, la pagano perché lì c'è la coscienza calma. Ma la tanto non vado neanche in panchina, io mi metto comodo solo perché è squalificata di 9 mesi. La modernità. La maternità, me l'ho dimenticato. La maternità a distanza con Toriani, che adesso stiamo facendo possibile per portarlo qui, e vediamo, e mi metto, faccio la formazione, dico gioca questo o l'altro, e dopo come giocare a Football Manager, stai seduto sul divano col tablet e guardi, e allora stiamo vincendo 2 clean sheet, 6 punti e siamo felici. Ma invece, io non ci, cioè il ma mio invece il preferito. mister Consisao che fine ha fatto, raga? Ma non mi ricordo neanche più quasi come si fa l'imitazione, se no non ce la ricordo. Non si ricorda neanche più l'imitazione. Vabbè, mister. No, a me non mi piacciono le persone che abbracciano, che ti guardano male. Ma solo quelli che menano da lei, mister. Ma perché... io invece sono tornato alla grande. Ho visto, mister. Sì, no, partitone. aspetta un secondo, mister Pio, perché volevo chiedere a mister Consisao se ha trovato Calà. È le do una dritta. Sì, è in Grecia. Dove è andato? A Panathinaikos, è in Grecia, se lo vuole menare. A saperlo, no. A saperlo me ne andavo in vacanza una settimana dopo, aspettavo che si trasferiva lui, poi andavo a prenderlo, che sarebbe stato ottimo. Coppini a gogo. Mister Pioli, iniziato bene, virgola, cioè sta parlando solo del Milan perché lei è rimasta un po' qua, però col Cagliari la prima... Però il centrocampo battere il 100 di Luis Enrique l'ho inventato io, Che cos'hai inventato? Il calcio d'inizio da Luis Enrique. Ha detto che l'aveva fatto lui. No, ma l'ha detto veramente che l'ha fatto lui anni fa. Però non avendo vinto la Champions, poi non Sì, questo è come Adani che aveva fermato Overmars. No, Lele. È così, confermo. È così. No, però mi ha fatto male prendere il gol da Lupo Alberto al 94esimo. Io mangiavo sempre le sue caramelle e lui mi ripaga così. Ma chissà, Ronaldo si sarà ripreso dal lutto, dalla separazione con mister Pioli? Lui non... Pioli, tutto bene? Sì, lui dice tre Vuoi cose. dirgli qualcosa a mister Pioli? Ciao, Pioli. Luciana, tutto bene? Buon Natale. Vabbè, lui con 4 cose. sì, anche esatto, buon Natale. Chris. Va bene, signori e signori, il gran ritorno di Daniele Sporchia. Nonostante questo periodo del Milan riesce a farci leggere. Dani, sei un dono della natura, sei. Ciao ragazzi, grazie mille, mi siete mancati. Anche tu. Ciao, un abbraccio. Ciao. Ciao.
Va bene, dai, io la chiuderei qui. Che altro c'è da dire? Beh, dobbiamo andare da c'è Filippo Galli, tutto. dobbiamo parlare delle cessioni. Sì, perché intanto dacci 5 minuti, Morgan, prima di andare da Filippo, anzi 3 minuti, perché Leo intanto ci fa una panoramica sulle cessioni. Sì, perché in realtà partendo dalle entrate Harder è in stand-by perché di fatto lo Sporting non ha ancora chiuso il sostituto, che è l'attaccante, se non sbaglio, del Nord-Jylland, quindi in Danimarca. Milan ha appeso di fatto al sostituto di Harder, cioè il Milan in questo momento ha 4 giorni dalla fine del mercato. Edo sta aspettando che lo Sporting chiuda il sostituto di Harder per poi andare su di lui. Quindi non per Gyökeres, mi stai dicendo non stiamo aspettando lo Sporting per una risposta su Gyökeres, ma per Harder. Esattamente, sì. ma il Milan secondo me è abbastanza surreale che stia appeso allo Sporting di Lisbona. Detto ciò, le uscite, il Milan viaggia spedito verso la cessione di Chukwueze. Si parla di un pacchetto da 25 milioni complessivi, quindi Milan che fa una plusvalenza con Samuel Chukwueze al Fulham. Si parla ancora di Alex Gimenez al Como, anche se si è inserita anche la Roma, ma si parla ancora di Musà, che dovrebbe uscire in questo mercato anche lui, quindi tra Musà e Chukwueze Milan in tasca altri 50 milioni. Abbiamo parlato di i cavalli di Max, perché Max Allegri ha fatto richieste specifiche, Vlahovic e Adrien Rabiot, e se il Milan non compra questi due giocatori, a mio modo di vedere fa un grosso errore di valutazione sotto tutti i punti di vista, perché Milan ha bisogno di giocatori di questo calibro, del livello che chiede Allegri. Il Milan ha bisogno di giocatori, Edo. Il Milan deve prendere Harder e Vlahovic a questo punto. Il Milan non può neanche solo fermarsi ad Harder, perché il Milan ha 3 attaccanti se in questo momento, se torna Leao, ma tu non puoi affrontare una stagione con 4 attaccanti, perché appena si fa male uno, vedasi Leao, Milan rischia di andare con 2 o con 3 soli. È troppo poco. Tra l'altro, chi non si abbona, ragazzi, a Radio Rossonera è il sostituto di Harder. Lo possiamo dire? No, lo dobbiamo dire, perché è importante, ragazzi. È importante. Oggi alle 16 al Talk avremo come ospite Alfredo Pedulla, che ringraziamo e che ha parlato anche di noi nelle sue live. Ecco, cioè Radio Rossonera è anche questa cosa qui, e lo diciamo sempre, apriamo i microfoni, Edo, poi sembriamo ridondanti eccetera, però veramente 2,99 è uno sforzo minimo, è un piccolo sforzo, ma è un grande aiuto. Pedulla, Galli, Zazzaroni stanno facendo veramente un lavoro di alto livello. Secondo me stiamo provando a raccontare tutto il Milan e soprattutto stiamo ascoltando voi che siete i veri proprietari del Milan. Quindi mi raccomando, ragazzi, a 2,99 al mese vi abbonate alla Radio Rossonera, è veramente importante. E già che ci siete, iscrivetevi a Fantalgoritmo per giocare e sfidare tutti i redattori di Radio Rossonera. Dimostrateci che siete più bravi di noi, che ne capite più di calcio di noi. Obiettivamente per alcuni non ci vuole molto. Leo, lascio il mistero. Lascio il mistero e lascio anche il link, bravissimo Morgan, in chat e in descrizione. Mi raccomando, ogni giornata c'è la possibilità di vincere maglie, c'è la possibilità di vincere buoni Amazon, eccetera eccetera. Grazie a Gerti che ci dona $4,99 e dice: se non donate siete interisti. E grazie anche ad Albi che invitiamo ad abbonarsi, dice: buongiorno ragazzi, voglio bene Forza Milan, mi raccomando Albi, anche tu. E quindi così il Milan in realtà cede ancora e ha una rosa, Edo, risicatissima. Il Milan al momento penso che abbia 18 giocatori di fatto di movimento. Però sai, quello alla fine hai una sola competizione. No, capito, è la qualità della rosa che mi spaventa. Sì, ma tu contro la Cremonese non avevi cambi. Se giocano male 2 attaccanti. Grazie Stefano, che fa 3 anni. E quindi sblocca il badge. Grazie Stefano. Milan, Edo, contro la Cremonese non aveva i cambi. Allegri si è girato e ha detto: e mo chi metto? Milan, anche se ha una sola competizione. E c'era solo Chukwueze, tant'è vero che Chukwueze l'ha lo venduto, vendiamo, così non c'è più neanche lui. Ma ragazzi, una boccata d'aria fresca. Diamo il bentornato a Filippo Galli. Ciao Filippo. Ciao a tutti. Ciao Filippo. Come stai? Passate bene le vacanze? Sì, meglio così che peggio. Sì. Non ci lamentiamo, peccato l'inizio un po' così del campionato. Allora parto subito da lì. Bene. Ti aspettavi una sconfitta subito pronti via con una neopromossa? No, non me l'aspettavo. È vero che poi possiamo dire che la prima partita è sempre quella più difficile, sempre quella in cui insomma ci possono essere le sorprese. Però ecco, al di là del fatto del punteggio, è un po' anche la prestazione che ha lasciato un po' perplessi. Dopodiché niente, c'è ancora qualche giorno di mercato, anche se qui sembra che sia tutti un po' in stallo, sia sempre un po' tutto più difficile di quello che
può sembrare acquisire giocatori che siano funzionali alle problematiche che ha il Milan in questo momento. Ma Filippo, secondo te la sconfitta con la Cremonese può essere spiegata in parte con le tempistiche legate al mercato? Perché appunto Yashari che è arrivato tardi piuttosto che Modric che è arrivato tardi? Non lo so, quello che è preoccupante, che credo che preoccupi anche Allegri, così come ha detto nella conferenza stampa post partita, è che si siano subiti due gol con difesa schierata e quindi con disattenzioni di marcatura. Questo è un problema che è un po' atavico. È vero che prima avevamo un problema in cui si prendevano tante transizioni negative, no? Quindi si correva spesso verso la nostra porta con gli avversari che ci attaccavano e quindi correvamo dei pericoli. In questo senso questo problema è venuto meno, si è riusciti a risolverlo, però ecco, le disattenzioni poi rischiano di creare grossi problemi anche quando fai delle partite di livello, no? Delle prestazioni buone, perché sai quelle disattenzioni in cui sei in superiorità numerica e non hai il contesto dell'intorno, quindi di dove sia il pericolo, e concedi conclusioni a rete come i due gol che abbiamo preso, perché bravissimi tutti e due, Baschirotto e ancora di più Bonazzoli, però Bonazzoli non puoi dare tutto da solo, perché se li stai vicino non gli viene neanche in mente di fare una conclusione del genere, perché non ha lo spazio, non ha la possibilità di eseguirla. Filippo, ma su questo, proprio sulla percezione del pericolo, perché è un qualcosa che il Milan secondo me si porta avanti, ma non solo secondo me, anche secondo Max Allegri, da diversi anni. Ecco, ma è un problema di singoli? È un problema che l'allenatore quella cosa lì te la deve far percepire? O i giocatori la devono avere, secondo te? No, è chiaro che è una peculiarità del giocatore, una caratteristica del giocatore. Dopodiché si può lavorare su tutto, si può ricreare, meglio di un Allegri ovviamente, si può ricreare le situazioni di gioco e provare anche attraverso la analisi e far capire ai giocatori dove si sbaglia. Spesso quando la palla è sugli esterni siamo attratti sempre dalla palla e non abbiamo quell'attenzione dell'intorno, appunto, che poi permette di andare a togliere spazio all'attaccante. Questo attaccante poi prende quell'attimo di quel decimo di secondo che gli permette di arrivare prima sulla palla e di farci male. Questo sicuramente si può allenare, dopodiché sono giocatori che hanno caratteristiche più portate a questo tipo di attenzione, a essere focalizzati al compito, all'intorno, e altri che invece generalmente perdono un po' l'avversario, via. Ma per restare sulla difesa, Filippo, la scelta di vendere Ciao per 40 milioni, sostituirlo con De Winter a 20, è un'operazione intelligente o un segnale di ridimensionamento? È un'operazione, poi che tipo di operazione ce lo dirà solo il tempo, però ormai la società è andata in questa direzione. De Winter è un giocatore che conosce il nostro campionato, anche lui, per quello che mi dicono, è un giocatore che ogni tanto ha questi momenti di disattenzione, però non l'abbiamo ancora visto, quindi io direi di aspettare quelle che saranno le sue prestazioni in campo per poter dare un giudizio, però ecco, mi sembra che sia un giocatore che possa portare qualcosa dal punto di vista dell'aggressività, dal punto di vista della fase difensiva, e deve essere di fatto un buon difensore, insomma, e con conoscenza del nostro campionato. Tra l'altro dovrebbe esordire venerdì. Filippo, la domanda che mi sta più a cuore in questo momento, perché Harder pare sia in via di definizione, anche se non è ancora ufficiale. La domanda che mi continua a ronzare in testa è: perché dare via a inizio mercato? L'hai già capita? Sì, no, è stata una decisione, credo che sia stata presa tutti insieme, almeno mi auguro dalla società, dallo staff tecnico, dal direttore sportivo, dal management, perché evidentemente non si pensava di poter dare il necessario spazio, quindi dare la necessaria possibilità di crescita al ragazzo. A Lecce a quanto pare invece evidentemente gli accordi sono differenti, c'è Corvino, c'è un Lecce, c'è un Di Francesco che piace giocare in maniera offensiva e quindi può mettere nelle condizioni l'attaccante di far bene. Poi è chiaro che adesso loro hanno preso anche un altro
attaccante ora dopo la partenza di Risto. Però ecco, io credo che anche qui non possiamo saperlo, ci sta nell'ordine delle cose, dopodiché è chiaro che al Milan ci si aspettava un centravanti da doppia cifra e magari un giovane Harder che anche lui possa far vedere che cosa è in grado di fare. Ecco, io non mi fermerei lì, no, poi sono io a decidere. È vero che stiamo parlando del calcio d'agosto, che è stata giocata una sola partita, ma rispetto a quello che hai visto, secondo te è realistico l'obiettivo della qualificazione in Champions? Sì, io adesso non butterei addosso, come posso dire, questa negatività in maniera così eccessiva. È chiaro, ho sbagliato la prima partita, però io confido in Allegri, confido nel fatto che mancasse Leao, confido che ci sia bisogno di Fofana e del buon Loftus-Cheek anche in maniera diversa. Crescerà anche Modric e così ci saranno poi Yashari e Ricci che daranno il loro contributo. Insomma, lì in mezzo siamo forti, qualcosa manca, probabilmente un difensore, anche se poi ho visto un giovane, un ragazzo nella primavera che ieri però non ho potuto vedere, quindi non so che tipo di partita abbia fatto, ma non ne faccio neanche il nome, e poi in avanti, come dicevo, manca qualcosa. Vediamo, aspettiamo. Allora ragazzi, filippogalli.com per leggere tutte le analisi sul blog di Filippo. Che dire, ti vogliamo bene, ti mandiamo un abbraccio. Anch'io. Grazie, ciao, Filippo. Grazie a voi, un abbraccio, forza Milan. Ciao. Allora ragazzi, a questo momento potete partecipare. La palla passa a voi. Morgan, mettiamo il numero di telefono per commentare quello che ha detto Filippo o le ultime notizie di mercato. Quindi Leo, ci hai detto mercato in uscita, abbiamo detto Chukwueze, abbiamo Musa detto anche, Musa, e Gimenez. Ma il Milan ma il Milan ce la fa a farne 5 in entrata? Perché parliamoci chiaro, se il Milan cede Alex Gimenez, guardiamo ruolo per ruolo. Se il Milan cede Gimenez sulle fasce, il Milan ha Atekame, che è tutto da verificare se fa il braccetto o se fa il quarto, Saelemaekers chiaramente, quindi sarebbe Saelemaekers Atekame, diventerebbe la coppia, o Saelemaekers e basta, perché sennò non ce n'è un altro. E a sinistra è Stupinian Bartesaghi. Il Milan è cortissimo sugli esterni. Se vendi Musa, il Milan è corto anche a centrocampo e ne deve fare un altro. Si sta trattando Rabiot, quindi chiaramente l'uscita di Musa poi è propedeutica quella di Fabian invece è una pista chiusa. Ieri avevamo Fabian non si è trovato l'accordo. Sembra una pista chiusa. Vediamo cosa c'è negli ultimi giorni e potrebbero anche entrarne due. Cioè il Milan veramente non ha più giocatori davanti. L'uscita ma è una bella programmazione, però il 27 di agosto, no? Perché infatti gli ho chiesto a Filippo, ma è il fatto che facciamo un mercato così a rilento, il mister non ha tempo di lavorare sulla squadra, poi si parte con una squadra con un handicap. Quello sicuramente. E davanti stesso discorso, fuori Chukwueze, ma non può bastare solo Harder, attenzione però. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Enzo. Ciao Enzo. Scusatemi, io ho chiamato per un motivo, perché sono un po' amareggiato per quello che è successo ieri. Cosa è successo? Volevo parlare 2 minuti, posso? Vai, prego, vai. Perché io credo da 3 anni che sono con voi di essere sempre stato molto rispettoso. Ieri è successa una cosa che non mi è piaciuta per niente. Adesso io capisco le opinioni, tutto, perché però non si può dire delle persone quello che non hanno detto. Cioè io ieri ho detto una cosa molto precisa e anzi ringrazio Leo perché ha subito detto che effettivamente io non avevo offeso nessuno. Io ieri ho detto una cosa precisa, ho detto non sono d'accordo con Angelo, ma rispetto la sua opinione. Non la condivido, certo, ma questa è la base. Non la condivido, ma la rispetto. Esatto. No, attenzione, perché quello che ha detto Francesco a me mi ha offeso profondamente. Innanzitutto io non mi sento un guru e non mi sento niente, sono un tifoso come tanti altri. Parlo sempre con educazione e sono rispettoso di tutti. Non mi sento di essere uno che vuole essere al di sopra delle parti. Se io non amo Furlani e lui lo ama, è una sua opinione come la mia, è rispettosa la sua e rispettosa la mia. Ma guarda, è questo che sta venendo a mancare, un po' il rispetto. Io lo vedo anche nelle conversazioni, io non ho mai sui social. Nessuno, mai. Io ho detto questa cosa, se lui non l'ha sentita c'è la registrazione su YouTube. Dopo di me Mauro ha detto la stessa cosa perché si è allineato alla mia idea. Nessuno ha offeso nessuno. Lui se n'è venuto dicendo guru, questo, quell'altro. Ma sì, tanto tutto materiale
materiale per il VAR, Enzo, non ti preoccupare che No, però No, vabbè, Enzo, ci sta, l'hai ribadito, noi appunto l'avevamo detto, quindi insomma... Andatevi a recuperare la puntata di ieri, Frank. Voglio ringraziare Leo per quello che ha detto, però a me queste cose non piacciono. Io se io non, magari se do fastidio io non chiamo più, però io tanto non vi mancherà il mio supporto, perché ma che dici? No, noi ci sentiamo soli, Enzo, ma a me non piace questo. Io amo fare le discussioni, io non ho mai offeso nessuno. Ma infatti, Enzo, continuiamo a farle tra di noi, dai, andiamo oltre, continuiamo a farle tra di noi, che questo microfono è aperto. Ho chiamato solo per quello, io continuo a sostenervi perché siete la mia, tanto la date voi a me la voce, perché la linea della radio è quella che penso io, e quindi è inutile che io ribadisco sempre le stesse cose. Volevo solo puntualizzare che questo signor Francesco magari si tolga il cerume dalle orecchie e ascolti bene quello che dice la gente. Ciao, vi voglio bene, ragazzi. Enzo, anche noi. E purtroppo, ragazzi, questo è la polpetta avvelenata. È la polpetta avvelenata. Un tifo spaccato. Secondo me ci sono delle responsabilità chiare. In questa situazione. Sì, possiamo anche fare i social, ma anche e la possibilità di partecipare sui social in maniera anonima. Questa cosa io non la sopporto, infatti non frequento più le piattaforme dove la gente in maniera anonima si sente libera di insultare, cose eccetera. Qua noi ci mettiamo la faccia sempre, esatto, nome e cognome, ci mette la voce perché per forza di cose non è qui. Facciamolo rimanere un posto aperto, sano, un posto dove ci si confronta anche tra chi ha opinioni diverse. Io e Edo le abbiamo, pure le diciamo serenamente, ci confrontiamo su quello. Edo, fammi salutare e leggere il messaggio di Antonio, un nostro abbonato. Antonio De Stefano ci saluta e dice: secondo voi il Milan compra 3 giocatori, se ne vende 3? Ma guarda Antonio, più che secondo me, che secondo me magari anche no, il Milan deve comprare. Il Milan doveva comprare, secondo me, al di là delle cessioni che sta per fare, comunque 3 giocatori. Quindi te la dico forte, ci vorrebbe davanti a casa Milan la gigantografia di Mazzarri, ma te la dico forte, il Milan doveva comprare 3 giocatori prima delle uscite di Chukwueze, Musa eccetera. Se Milan cede questi 3, Milan deve fare 6 colpi. No, Edo, 6 colpi dovrebbe fare, però non li farà mai, ma il Milan dovrebbe farlo. Guardate ragazzi che se il Milan riesce a vendere Musa e Chukwueze a quelle cifre, Milan incassa più di 250 milioni in una sola sessione di mercato, ne spende meno della metà. Ma poi le briciole, fin quando vanno giù le briciole? Fino a fine mese. Manca andiamo pure che dopo vi leggo una cosa. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, Nicola da Pescara. Ciao Nicola. Ciao Nicola. Vi siete mancati tantissimo. Anche tu Nicola. Tutto il resto per niente. Allora volevo dire un paio di cose. La prima, in sostegno a Enzo, perché ieri ero in diretta e ho sentito tutta l'ambaradan, e quindi è giusto che ogni persona dica la sua con rispetto e con educazione, ed Enzo semplicemente aveva detto il suo punto di vista, l'altra persona ha detto il suo, rispettabile. Io condivido pienamente quello che dice Enzo e la linea che avete voi sulla radio, perché qui ragazzi siamo arrivati allo sbando totale, come hai detto tu Leo prima, con Chukwueze noi abbiamo preso 40 milioni da Ciao, 20 da Okafor, ne prendiamo altre, togliendo Reinders e gli altri, ne abbiamo presi altre 20 probabilmente da Musa e altre 25 da Chukwueze. Ragazzi, qui il problema grave, ma veramente grave, è che questi improvvisano. Se noi non perdavamo con la Cremonese e il signor Gimenez faceva una doppietta l'altra sera, qua non cambiava niente, non prendevano nessuno, ok? Quindi bisogna avere una linea compatta a tutti, ma non per il piacere di Enzo, per il piacere di Nicola, perché c'ha ragione la radio, perché è evidente. Questa è una squadra che ha bisogno, come hai detto tu Leo, ti do del tu, almeno di altri 4-5 acquisti, ma minimo. Sì, minimo. 4-5 tutti, essenziali. Sì. Ma ragazzi, noi andiamo domani a letto, domani a Lecce, questi che cosa fanno? Prendono Chukwueze oggi. Perché quello che ho capito è praticamente ai dettagli la cessione e fa capire completamente la negligenza totale
del signor Furlani, perché qua possiamo parlare di qualsiasi cosa. Il problema dell'AC Milan di Milano, 7 volte campione d'Europa, è questo soggetto, perché non offendo, detto soggetto, okay? Bravo, questo soggetto che con il calcio non c'entra niente. Ma Okay? ma adesso vi dico una cosa però, Nicola, dopo che ti salutiamo, Ciao Sì, Nicola. l'ultima cosa, ragazzi, io mi auguro solo, ed è l'ultima speranza che ho, che questi almeno comprano un difensore forte, Rabiot e Vlahovic, perché qualsiasi altra strada è la strada del fallimento. Vi voglio bene, siete i numeri uno, un grandissimo abbraccio. Ciao Nicola, grazie mille. ciao, Vai Edo, che ciao. poi ti leggo una robettina. No, perché un amico ieri mi faceva riflettere, no? Fotografando quella che è la situazione attuale del Milan, no? Dove stiamo dicendo che c'è un grande saldo in positivo, no? Del mercato tra cessioni, quindi per il terzo anno di fila bilancio chiuso in positivo. Modric, che è l'avete visto anche al mondiale per club, è un'icona mondiale, globale, no? Riconosciuta in tutto il mondo, che porta prestigio, ulteriore prestigio a un brand come il Milan. I giovani come Harder, che non piacciono a mister Allegri ma piacciono alle società che poi vogliono fare plusvalenze, eccetera eccetera eccetera. 2 punti. E se questo fosse il preludio alla vendita della società, ve la lascio lì e intanto vado a prendere l'ascoltatore. Ciao, come ti chiami? Firmiamo. Ciao ragazzi, sono Andrea da Grosseto. Buongiorno. Ciao Andrea. Ci risentiamo, credo, l'ultima volta che ho chiamato. Il Milan andava male, se non sbaglio, l'ultima volta. No, andava benissimo. Poi purtroppo impegni di lavoro e tutto. No, io volevo fare solo una considerazione, visto che tanto non ci sentiamo. Spiace effettivamente ci sia questa divisione tra i tifosi del Milan, no? Perché comunque, al di là di come la si pensa, francamente spiace vedere ci sia questa acrimonia. È vero che siamo in una società in cui la gente legge necrologi e esulta perché può dare la colpa al vaccino, e comunque i bipolarismi sono ormai portati all'ennesima potenza, però dovrebbe legarci l'amore per il Milan, no? E quindi francamente ma non tutti vedono il Milan nello stesso modo. Il punto è un po' questo, cioè dopo anni in cui di fatto attorno al Milan, provo a spiegarti, dimmi cosa ne pensi, te la giro a te, che in Milan si parla di bilanci, si parla di cessioni, si parla di quanto incassi, si parla di player trading, e a qualcuno questa cosa qua può anche piacere, può anche interessare, e si parla di quello e non di campo. Noi negli ultimi 3 anni abbiamo parlato di quello e non di campo. No, ma questo è assolutamente vero. Un minuto fa ti hai detto plusvalenza su Ciuese, perché questo è quello che ci hanno inculcato, no? E questo è quello che vogliono far passare come la rivoluzione che loro ci hanno raccontato che faranno nel calcio, e che non faranno. Spolperanno l'osso del pollo finché possono e poi se ne andranno perché non riusciranno a fare lo stadio. E questo è il dramma, solo che c'è la percezione che alcuni cavalchino questa cosa in maniera anche impropria per schierarsi comunque contro. Invece a quelli come me, che francamente del bilancio del Milan non mi interessa, nel senso, non la prendete in maniera sbagliata. No, non me ne frega proprio niente. Zero. No, zero. Capito? Cioè, noi quando abbiamo vinto non avevamo questi grandi bilanci. Mi pare che Barcellona e Real Madrid non abbiano questi grandi bilanci. E vedere che c'è gente che comunque ti attacca su questa cosa, ovviamente delle plusvalenze, della sostenibilità, del bilancio in positivo, di quello che gli pare del marketing, della kiss cam, del poké a San Siro, non me ne frega una miteriaccia ladra, per intenderci. E come me penso tanti altri milanisti, perché io vorrei solo andare allo stadio con mio figliolo a vedere il Milan. Questo è quello che vuole. Aridateci il Milan. Sì, hai capito, perché io mi ritrovo, io non guardo più il calcio, sono talmente spossato, io guardo solo il Milan e mi addormento il 95% delle volte, perché non c'è più niente, hanno levato la passione. Cioè, se te metti un commercialista a gestire tutto, io già mi ero allontanato quando avevo cominciato a sentire fare discorsi
comunque del Moneyball, quelle porcherie lì che dicevano. Poi io sono appassionato di sport americani, la conosco il Moneyball, è una cosa alla quale non si vince, quindi già quello mi aveva fatto subodorare. Poi la cacciata di Paolo è stata una cosa definitiva, ma io rimango milanista, voglio che il Milan vinca, però capisco anche questa disaffezione e mi chiedo come si possa comunque, di fronte a un elemento come il nostro amministratore delegato attuale, come si possa non riconoscere che una persona con manie di grandezza e di protagonismo infinite. Guarda, adesso ti leggo una cosa inerente a questo. Ciao Andrea, grazie. Ciao Andrea, ti salutiamo. Grazie a voi ragazzi, un abbraccio, ciao. Allora, perché visto che tra 10 minuti appunto terminiamo Lunchpress, ma poi alle 16 ci sarà Alfredo Pedula al talk, vi leggo il suo ultimo editoriale eccetera, no? Posso dire solo una cosa al volo, che un conto è la disaffezione di cui parla Andrea e un conto è il tifo contro. Noi qua il tifo contro no, ma non ci può riuscire. Però diciamo, abbeverandosi da altre parti si respira molto tifo contro. Voglio che sia chiaro, noi non tiferemo mai nessuno, ma neanche per sbaglio. Ma neanche siamo milanisti fradici. La disaffezione è un'altra cosa e è un tema da affrontare. È un sentimento umano che in questo momento umanamente appunto lo capisco anche. E anche il fatto di ho perso sai quanta gente ci sta dicendo al telefono. Basta che non perdete la fiducia e la passione per Radio Rossonera. Allora cosa ci scrive? Poi lo sentiremo dopo anche lo sentirete anzi fra 2 ore. Alfredo Pedula, appunto, Sport Italia. Il Milan ha avuto 3 mesi di tempo per chiudere Vlahovic, l'unica destinazione davvero gradita al serbo, e ha fatto un allucinante giro di briscola andando su altri attaccanti con la regia dell'intermediario, e non abbiamo parlato, Paolo Busardò, che evidentemente ha più voci in capitolo di Max Allegri e dello stesso Tare. Il discorso è molto semplice: se puoi prendere Vlahovic per 20 milioni e il diretto interessato è aperto alla spalmatura da 6-6,5 milioni a stagione, devi farlo senza pensarci. Anche questo io lo dissi un mese fa, anche perché si tratta di una richiesta del tuo allenatore e quando l'allenatore chiede deve essere in qualche modo accontentato. Poi dopo continua sempre sull'attacco. Un'ultima considerazione: il Milan è padronissimo di prendere Harder, sul talento non discute, ma senza che davanti la prima scelta senza che diventi la prima scelta quando in giro c'è un'altra più competitiva. Infatti io a questo punto con la cessione di Chukwueze vado su tutti e due. Non esiste soprattutto che tu debba aspettare l'operazione in entrata dello Sporting, e questo è quello che diciamo in apertura, Edo. Cioè Milan ad oggi è appeso il suo mercato delle punte della punta allo Sporting di Lisbona che chiude il sostituto di Harder. Non può essere questa cosa. Milan non può ridursi all'ultimo. Se si riduce all'ultimo chiude dei colpi di un certo livello, perché alla fine del mercato costa meno. Noi l'avevamo già detto a giugno che sarebbe andata a finire le briciole di fine mercato o no? Questo la vedi, te ne devo dare atto. Tu l'1 di giugno dici tanto tutto il mercato si fa l'ultima settimana. Ma non sono Nostradamus, Leo. Non sono assolutamente Nostradamus. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Wesley. Ciao Wesley. Grandissimo. Ciao, com'è lì alla Roma? Ti stai trovando bene? Quel Wesley, non è Wesley della Roma. Viene, giù, regia, giù. No, Wesley viene di Rimini. Ci siamo pure incontrati quest'estate. Esatto. Lei è venuto a Rimini 3 giorni, ha piovuto 2 giorni e mezzo. Perfetto. È vero, confermo. Ma senti, avete fatto strage di turisti tedeschi? Cioè, non si poteva manco fare quello. Sì, siamo scappati via perché iniziamo a diluviare lì 10 minuti dopo che ci eravamo visti. No, vorrei dire questo. Sulla questione, sulla divisione, no? su Furlani. Ormai che non lo dice più ad oggi solo Radio Rossonera, che lo dice da 2 anni insieme a pochissimi altri, magari un po' di più l'hanno capita la questione, ok? Questo vorrei dire. Allora, è giusto che ognuno abbia le proprie opinioni e quant'altro, però se faccio un paragone, no, se il semaforo si attraversa col verde, non è che mi può dire no, secondo me si attraversa col rosso. Quando una cosa è oggettiva, adesso è giusta le opinioni, però bisogna anche un attimino capire qual è la realtà, no? Se uno mi può dire che il semaforo si attraversa col rosso, si attraversa col verde, punto. Quello che sta succedendo al Milan, io penso che non si possa negare, avere un parere diverso, non lo so, mi sembra un po' questa la cosa, ecco. Non so. Grazie Wesley, adesso lo commentiamo. Ciao Wesley. Okay. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Su questo, un po' come la piadina romagnola, è buona e basta. Punto, devo dire è buonissima. Probabilmente 2 cose mi ricordo di Rimini, la piadina e Wesley, probabilmente, che me l'ha ricordato lui, tra l'altro. E no, tornando al discorso che faceva, sono d'accordo, però come dicevamo prima bisogna rispettare sempre qualsiasi opinione. Io capisco anche chi è stato... sai, è tanti anni che si parla, ripeto, di bilancio.
e di plusvalenza eccetera. Su Chukwueze non abbiamo parlato, cioè nessuno ha parlato di, per carità, cioè una buona operazione, non dico quello, però di cosa perde il Milan, come sono stati 2 anni di Chukwueze. No, non sono pronto per rimpiangere Chukwueze. No, non però, rimpiangere, Leo, non ti so, però facciamo una valutazione di campo. Cosa non è andato? Cioè, i giocatori dalla Liga non vanno bene, i giocatori con quelle caratteristiche non vanno bene. Si è parlato solo dei 25 milioni di Chukwueze, punto, fine. Leo era un giocatore che aveva fatto una grande partita contro il Real Madrid facendo una doppietta. Bene, cosa ci insegna questo? Facciamo la puntata sugli indifferenziati del Milan. Poi ce l'avevamo promesso. Ragazzi, quello è il punto. Il Milan non è che non spende i soldi, è che spende male. E continua ogni anno a inserire persone nel team di lavoro che spendono i soldi e continuano a spendere sempre peggio. È questo che mi manda ai matti. E poi sai anche cosa, Edo, facendo così, perché poi ci parlavano di non sarà una rivoluzione quest'estate, letteralmente 32-33 operazioni tra entrata e uscita, non si crea il gruppo. Ma era come non abbiamo bisogno di vendere il giorno dopo Reinders. Non si crea il gruppo, non si crea l'alchimia. Al Milan si parla, no? Manca la percezione del pericolo, manca l'unione di squadra, manca la cattiveria sotto porta, manca il gruppo perché non si riesce a creare, perché uno viene a Milano 6 mesi, poi via, spedito, uno viene a Milano un anno, spedito, e uno viene a Milano, fa bene, venduto. Non si crea il gruppo. E questo è la cosa che io prego succeda con Max Allegri, che Max Allegri riesca a fare la sua bolla attorno alla squadra e di essere impermeabile a qualsiasi cosa succeda. Ma non è facile con gente che arriva, gente che va. Cioè Milan ha passato un agosto e un luglio, Edo, dentro, fuori rosa, Milan futuro, rescissioni, dentro, vendi, compra. Cioè non si crea niente così, non si crea gruppo così. Il Napoli quanti giocatori ha comprato e venduto? Certo ha vinto lo scudetto, tu dirai, chiaro, ma il Napoli ha vinto lo scudetto con la squadra più forte? Attenzione, no. Comunque il Suso Nero pare che sia diretto dove? Al Fulham, in Inghilterra. Ciao, come ti chiami? Ciao, Francesco Soletti, Ciao Francesco. No, guarda, io volevo scusarmi nel senso con quell'ascoltatore prima che mi ha chiamato in casa, ma ieri non stavo parlando di lui, a meno che lui non fosse Barber, non ho capito. No. Io parlavo ieri di Barber per dei termini. Però io ho detto, non facciamo i nomi, te l'ho già detto ieri, non facciamo i nomi, ma esprimiamo le proprie opinioni. Sì, però quando uno tira fuori, però ti ripeto, volevo solo chiarire perché oltretutto l'intervento di ieri di quello che ha chiamato prima l'avevo apprezzato tantissimo, cioè quindi non ci siamo capiti proprio totalmente. Vabbè, andiamo sulle cose, sui concetti. Io volevo capire se qualcuno aveva preso in considerazione per esempio la questione anche se non si dice che non si parla degli altri, dei vicini, robe del genere, della curva nord, per esempio. Ci siamo stati avanti 2 mesi dicendo che dietro queste cose c'era Furlani, come mai adesso il Sport Italia ha fatto un bellissimo servizio fuori da San Siro, hanno fermato, non fanno abbonare al verde un signore che è un avvocato di 60 anni, quindi per essere avvocato sei incensurato, non puoi non essere avvocato, e lui non può prendere l'abbonamento al verde perché è seduto in curva, e lui dice io non faccio parte della curva, sono un avvocato 60enne. Cioè, questo qua è stato Furlani a cacciarlo. Ma in realtà non è tanto Furlani non Furlani, Francesco, il discorso della curva è molto più ampio, ti invito ad andare a vedere l'intervista. Su questo devo dare plauso insomma, alla radio, perché siete stati secondo me in questo caso i più equilibrati. Avete detto è una cosa complessa, va sviscerata bene, non ci vogliamo su questo io veramente sono aggiungo una cosa, molto... il Milan ha il dovere come società di promuovere un altro tipo di tifo allo stadio, ok? Non possiamo gli estremi non vanno bene, però non può essere neanche San Siro dove si sentono solo gli avversari, ragazzi. Qui la responsabilità ce l'ha il Milan, ok? Però su questo io posso attaccare il Milan per una volta anch'io, ok? Secondo me lì ha ragione l'esponente della Sud, l'ha detto a voi, l'ha detto anche ad altri. Non è capace il Milan non è fare la voce grossa, però dire ragazzi siamo in un momento delicato, non mettiamoci vicendevolmente in casini, cioè fatemi entrare degli striscioni, fatemi entrare delle cose, poi ci veniamo in cioè questo non è stato assolutamente da quanto si può percepire, diciamo, e questo vuol dire non avere la schiena, come dire, un po' dritta, nel senso su certi tavoli devi arrivare un po' dritto, perché sennò già sono pesanti, ti curvi ancora di più e finita, cioè e comunque sono anch'io disorientato dal mercato, quindi non ti capiamo.
Ti capiamo, Francesco, speriamo in bene. Appunto, non sono un Furlano boy, come si dice, roba del genere, ma anch'io sono disorientato, cioè, quindi sono cose molto complesse, non metterei etichette. Ma la domanda però, Francesco, la domanda vera è: come te la cavi sulla sinistra? Sì, ma anche come punta a sto punto, perché... No, la sinistra in Italia fa già cagare di per sé. No, quindi... la fascia sinistra, la fascia appunto, credo che sia in concorrenza con le cose. No, però alla fine la sinistra io avrei guarda, ti dico, io posso dirlo anch'io, l'ho criticato, io te Hernandez l'avrei tenuto. Avrei fatto l'ultimo tentativo. Poi se mi facevo incazzare anche per la maniera di studio su Marte, però l'ultima l'avrei fatto per questione di esperienza, più che altro, per vedere l'esperienza e basta, poi per il resto così. Grazie, ciao Francesco. Ciao Francesco. Sì. Allora. L'ultima una settimana di mercato intensa. C'è il match, Edo, venerdì si gioca a Lecce, sarà il gol di Ciccio Camarda, primo gol in Serie A per lui. Milan che si schiererà con Pulisic, Gimenez e letteralmente nessun altro che possa prendere il loro posto davanti, quindi 90 minuti per entrambi. Neanche Lazetic, che è stato vedrai che secondo me resterà in panchina Loftus-Cheek. Ma dai. Perché può essere l'unico che può fare quel ruolo. E io mi metto le mani nei capelli. Cioè, se siamo a schierare Loftus-Cheek punta contro Lecce come prima riserva, ragazzi, cioè poi Loftus-Cheek ha la cattiveria di una bambina dell'asilo. Quella cosa lì sono abbastanza d'accordo. Vorrei che la tirasse fuori, perché ma non ce l'ha, Leo, non ce l'ha. Il problema di Loftus è quello, perché non è neanche scarso. Ha inserimento, ha i piedi, tutto sommato. Ha il fisico, raga. Cioè, non è che è un un armadio a 4 anni. Brahim Diaz, capito? E poi entri e fai sei una mammoletta. Non lo so. Allora, mi sa, non so se abbiamo tempo. Leggo che il Barber voleva parlare, scusarsi, dai, quello che ha detto ieri. Dai, Barber, chiama, però appunto mi piace questo nuovo clima disteso rispetto a ieri. Vogliamoci bene. Non vogliamo le guerre, le divisioni non ci interessa. Vogliamo non vogliamo neanche pensarla tutti uguali, non siamo per il pensiero unico. Difendiamo la diversità di pensiero, ma facciamolo almeno qui, almeno a Radio Rossonera, nel rispetto di tutti, ok? Esatto. Quindi non è successo niente, eccetera, eccetera. Stiamo uniti, ma ragazzi, stiamo uniti per Radio Rossonera, per il Milan, per voi, eccetera, eccetera. Loftus ce l'abbiamo, andiamo. Soccomberebbe a un contrasto con Emma Bonino. Ma io posso ciao, come ti chiami? Perché tu alle 14 Ragazzi, poi devi Ciao. Allora, adesso mi prendo soltanto 30 secondi perché tutto questo caos l'ho creato io. Allora, innanzitutto io mi scuso, non lo dico tranquillamente perché è passata l'euforia, la scemenza di ieri. Purtroppo io ho un brutto difetto, l'ironia a volte prende, come si dice, il troppo, e il troppo non va mai bene. Quindi io pubblicamente chiedo scusa in primis a voi, a Francesco, chiedo scusa a tutta la chat per lo spettacolo pessimo, perché se io oggi chiamo è per scusarmi, perché se uno sbaglia chiede scusa, quindi lo faccio pubblicamente. Aspetta, Barber, ti fa molto onore, perché non è scontato. Anzi, regia, se ci siamo io metterei anche gli applausi, perché non è così scontato chiedere scusa, anche qualcun altro dovrebbe farlo. Ma vabbè. Qualcosa che ha fatto molto peggio di te, esatto. Io purtroppo come tutti voi, anche come Francesco, io amo il Milan, ci siamo battibeccati. Vi ho chiesto scusa pubblicamente una volta, ho rifatto un errore la seconda volta, quindi mi prendo tutta la responsabilità. Quindi io chiedo scusa a voi ancora, a tutti, a Francesco e anche ad Angelo, perché io comunque non l'ho insultato, ma gli chiedo scusa anche ad Angelo, perché è giusto. Perché io purtroppo ho questo difetto, io amo il Milan e odio questa società e voi questo lo sapete, e tornare a vincere sarebbe la cosa più bella per tornare ad abbracciarsi tutti quanti. Vero, è proprio vero, è proprio vero. Scusate, cioè, tutti vogliamo un Milan che torna a vincere, ma al mondo non tutte le squadre possono vincere, ok? I tifosi si vedono anche in questi momenti, cioè non ci possiamo far prendere dalle crisi, dalle cose, eccetera, eccetera. Anzi, soprattutto nei momenti di hai ragione, difficoltà, ma io mi devo ricordare che è calcio,
noi ci alziamo per andare a lavorare, loro hanno il conto in banca e purtroppo lo sono io che lo dico, io che ho sempre chiamato Furlanese, così sono io che lo dico che ogni tanto bisogna, e lo dico io perché ieri ho sbagliato io, colpa mia. Quello che avrebbe dovuto dire la dirigenza del Milan al termine della scorsa stagione. Quindi però io Barber ti fa veramente onore, ti a ringrazio. voi, alla chat, a Francesco, ad Angelo, rinnovo le scuse a tutti e dai, chiamaci domani, chiamiamoci domani. Sempre, bravo, dai. Ciao ragazzi, un abbraccione a tutti. A te. Che bello, dai, chiudiamo così con questa pagina, perché in un momento, Leo, in cui denunciamo un giorno sì e l'altro pure questo clima di veleno, no? Tra tifosi del Milan, eccetera, eccetera, Beh, diciamo che comunque non aiutati, e qui mi prendo la responsabilità io, da una dirigenza, da una proprietà che in questo momento per i tifosi fa letteralmente niente. Me ne prendo proprio io la responsabilità, nulla per unire il tifo, nulla per non creare queste divisioni, nulla per... Sono sempre fazioni, fazionette, divisioni, battaglie, via stampa, non via stampa. Questo non è... Adesso dico, possiamo tornare a parlare di Furlani. Sistemata anche questa, possiamo... No, scherzi a parte, ragazzi. Lo vedete, Daniele, lo vedi, no? Si sta avvicinando. Hai visto cosa sta succedendo, Daniele? Cioè, 6 minuti dopo, cioè incredibile, anche ieri io non lo riconosco più. Gli ho detto Edo, per i più giovani, gli ho detto Edo, non sei più quello di Mifista. Edo mi ha guardato, non mi ha risposto, non sa cosa vuol dire. Sei più? Quello di Mifista, una citazione dei Dogo, ovviamente. Ma cosa te vado a spiegare? Vabbè, non importa. Comunque non sei più quello che una volta alle 13:58 dice vabbè ragazzi, vabbè. Si è fatta una certa. Esatto. Ciao. Va bene, dai ragazzi. Tanto la bella notizia è che alle 16 arriva il talk. Nel mentre vi raccontiamo sempre tutto sul sito, sui podcast, sui social, eccetera, eccetera, eccetera. Ma domani alle 13 si torna qui. Grande Gerti. Grande, così. I milanisti che si comportano da milanisti. Noi siamo persone intelligenti. Non è che ha ragione di più. Sul filo del fuorigioco come Pippo Inzaghi, Gerti, grandissimo. Grazie a Morgan, grazie a Leonardo. Grazie a voi. Grazie a Filippo Galli, grazie al grande ritorno di Daniele Sporchia, grazie anche a Barber per aver avuto il coraggio di chiedere scusa, e grazie a tutti voi, soprattutto a chi si è abbonato. Ci vediamo domani alle 13. Ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 euro per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13.